In Alaska un postino consegna la posta usando una slitta che ha coefficiente di attrito dinamico con il suolo innevato pari a 0,12. L'uomo ha una massa di 80 kg, la slitta di 120 kg e i pacchi di posta da consegnare hanno una massa complessiva di 320 kg. Disegniamo quanto abbiamo letto. C'è una slitta, un postino che si trova seduto sulla slitta, c'è una renna, e ci sono dei pacchi di posta da consegnare. Quindi il problema ci chiede: determina la forza necessaria per trainare la slitta a velocità costante. Allora, finché ci sia una velocità costante è necessario che la forza impressa dalla renna e la forza di attrito impressa dalla slitta quando si muove sul manto innevato abbiano stesso modulo ma verso contrario. Quindi la forza della renna sia uguale alla forza dell'attrito. Per calcolare la forza dell'attrito sappiamo che la forza dell'attrito sviluppato dalla renna è uguale al coefficiente di attrito dinamico per la forza peso. A questo punto la forza di attrito è uguale al coefficiente di attrito dinamico per la massa per l'accelerazione di gravità, uguale a 0,12 per, aperta parentesi, 80 kg più 120 kg più 320 kg per 9,8 uguale 0,12 per 520 per 9,8 uguale a 612 newton, che è come dire 6,1 per 10 alla 2 newton. Questa dunque è la forza che la renna esercita per trainare la slitta. Ci chiediamo adesso, anzi il problema ci dice adesso, a un certo punto un pacco di 60 kg cade dalla slitta, determina l'accelerazione della slitta. Quindi se un pacco cade dalla slitta, vuol dire che sulla slitta ci sarà minor peso. Se c'è minor peso, ci sarà anche una forza di attrito più bassa, perché la forza d'attrito dipende appunto dalla massa. Quindi andiamo a calcolare la nuova massa, calcoliamo dunque il nuovo peso che si trova sulla slitta, che sarà uguale a 520 kg meno 60 kg uguale 460 kg. Calcoliamo la nuova forza di attrito, che sarà uguale all'attrito dinamico per la massa m2 per g uguale 0,12 per 460 per 9,8 uguale 5,4 per 10 alla 2 newton. Quindi cade il pacco dalla slitta, le renne continuano a tirare con la stessa forza di 6,1 per 10 alla 2 newton, ma l'attrito dinamico opposto dalla slitta è pari a 5,4 per 10 alla 2 newton.
Quindi possiamo dire che ci sarà una forza finale data dalla forza delle renne meno la forza di attrito, uguale a 6,1 per 10 alla 2 meno 5,4 per 10 alla 2. Sappiamo che la forza finale la possiamo scrivere come massa per accelerazione uguale a 0,7 per 10 alla 2 newton. La massa corrisponde a 460 kg, quindi l'accelerazione sarà uguale a 0,7 per 10 alla 2 diviso 460 kg uguale 0,15 metri fratto secondo quadrato.